Pillola blu o pillola rossa? Oggi vi spiegherò perché non servono pillole. È stata una lunga attesa, lunga ed estenuante. Ti do il benvenuto, Neo. Sono Morpheus. È un onore conoscerti. No, l'onore è mio. Prego, vieni. Immagino che in questo momento ti sentirai un po' come Alice che ruzzola dentro la tana del bianconiglio. L'esempio calza. Lo leggo nei tuoi occhi. Hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità. Tu credi nel destino, Neo? No, Perché no? perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita. Capisco perfettamente ciò che intendi. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto parlando? Di Matrix. Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più. Abbiamo appena visto il contributo video dal film Matrix dei fratelli Wachowski. Come si può collegare diciamo, l'argomento principe che si evince dalla visione del film, cioè la matrice, la Matrix è ovunque, con i testi che abbiamo sviscerato nelle pillole precedenti, e cioè la puntata su Flatlandia e quella su la quarta dimensione.
E poi a questo punto aggiungerei, c'è un collegamento diretto o una relazione con i testi dell'antropologo Carlos Castaneda? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il web è pieno di siti, blog dove fanno questo tipo di collegamento. Castaneda, Matrix. Troviamo altrettanti siti di collegamenti fra Matrix e la tradizione gnostica. Ovviamente non ne parleremo stasera, ma potremo approntare un prossimo incontro su questo. Mi premeva di fare una premessa. Su Google, se andate alla voce Matrix, viene riportato un aneddoto interessante di due fumettisti italiani, Disegni e Caviglia, che anni prima dell'uscita del film Matrix avevano prodotto un fumetto dal titolo Razzi Amari. Razzi Amari, e loro immaginano, sospettano un plagio, un evidente plagio, per cui si rivolgono a degli studi legali. Poi alla fine le spese iniziali erano di svariate centinaia di migliaia di dollari, non ne fanno di niente, la cosa muore lì. E di cosa parla questo fumetto? Parla del fatto che si ipotizza una società in cui i neonati vengono provvisti di un microchip. Gli viene impiantato un microchip nel cervello che gli fa percepire la realtà in un certo modo. Quindi non vedono la realtà com'è, ma vedono la realtà aggiustata, prodotta dal microchip. Interessante è che il protagonista che fa l'elettricista, un giorno lavorando a un quadro elettrico, prende una scossa, brucia il microchip e improvvisamente gli viene a mancare la sceneggiatura, la Matrix. Comincia a vedere il mondo com'è, le cose come stanno. Ovviamente entra in contrasto con tutte. Un po' come gli occhiali. Esattamente. Nel film essi vivono, in questo caso sono gli occhiali che gli permettono di superare, questa barriera culturale, perché di questo si parla. La cultura ci dice che le cose stanno in un certo modo. Poi ora andremo a scoprire che c'è un luogo del cervello ben preciso, ben conosciuto, nel quale, ora ci arriviamo, nel quale sono annidati tutti i dati che ci danno quel tipo di percezione della realtà. Allora, nel film appunto si parla di questo impianto che viene fatto alla nascita, che fa sì che le persone vedono le cose in una certa maniera. Tutti gli abitanti del mondo vedono il mondo in quella maniera perché hanno questo impianto. Se questo impianto viene tolto, nel caso specifico fulminato dalla scossa elettrica, noi vediamo le cose in modo diverso da tutti gli altri esseri umani. Questa cosa la troviamo in Castaneda. Andando a prendere l'ultimo libro, che si chiama Il lato attivo dell'infinito, Castaneda parla di un'installazione aliena o estranea, dipende dalla traduzione, installazione aliena. Chi ce l'ha messa questa installazione? Chi l'ha installata? Chi l'ha collocata e dove? Non viene detto. Noi, secondo Castaneda, viviamo all'interno, in un contenitore che è popolato da esseri invisibili, che nel testo, il lato attivo dell'infinito, vengono definiti i voladores. Invisibili, sono esseri inorganici, noi non li vediamo, ma sono costantemente intorno a noi e ci controllano tramite questa installazione aliena. Emozioni, sentimenti, idee, idealismi, tutto, colori, gusti culinari, tutto, non c'è niente di nostro. È tutto collegato a questa installazione aliena che è comandata da questi voladores. In altre culture vengono chiamati demoni, spiriti maligni, diavoli. È questo. No? Allora, il punto qual è? La domanda è: possiamo disconnetterci? Allora, tutto il lavoro che propone
Castaneda nei suoi libri, in realtà altro non è che una disconnessione da questa realtà virtuale prodotta da questo microchip, quindi bloccando questa installazione aliena, noi vedremo il mondo in modo diverso. E ci sottrarremo, la cosa importante, non solo cambia la visione del mondo, cambia la visione del mondo in considerazione del fatto che queste entità invisibili smettono di agire su di noi, provocando malattie, malumori, malesseri, litigi, tutto, guerre, le guerre, le crisi economiche, le epidemie. In questo caso la Matrix partirebbe Esatto, questi sì, volatori sarebbero loro che che gestiscono ogni aspetto della nostra vita. Niente sfugge ai loro piani e alle loro sceneggiature. Quindi il nostro grado di libertà è assolutamente nullo finché siamo sotto l'influenza di queste entità che agiscono su queste installazioni. Non viene spiegato dove è situata, però il meccanismo è chiaro, no? Abbiamo la fortuna che una scienziata americana che studiava il cervello, perché aveva deciso di comprendere quali sono le origini anatomiche della schizofrenia, avendo il fratello schizofrenico, voleva capire se all'interno del cervello c'era un'area danneggiata o comunque malfunzionante che provocava la schizofrenia. Quindi il suo obiettivo era studiare i cervelli per trovare dove era, diciamo, il baco, dove era la frattura che provocava la schizofrenia. Improvvisamente, al culmine della carriera, perché gli avevano dato un laboratorio, finanziamenti, al culmine della carriera, stava facendo dei notevoli passi in avanti, a un certo punto viene colpita da un ictus. Improvvisamente aveva un aneurisma di cui lei non sapeva nulla, è una vena che si rompe, area del linguaggio. Colpisce qui l'area del linguaggio, la mette fuori gioco. Va in coma, la danno per spacciata, ma la operano in extremis. Allora, la faccenda si conclude bene perché guarisce completamente. Ma era inaspettata contro ogni previsione dei colleghi neuroscienziati, guarisce completamente senza nessun tipo di handicap, tant'è vero che sta facendo conferenze a giro per il mondo per raccontare cosa? L'esperienza di una persona che non ha più questa installazione aliena. Cioè, bruciando l'area del linguaggio, non è più sotto l'influenza dei voladores, non fa più parte del mondo. non fa più parte della Lei Matrix. non fa più parte della Matrix e a un certo punto dice: come potrò vivere io che non ho paura in un mondo di persone terrorizzate? Bella domanda. Bellissima domanda. Quindi abbiamo un caso documentato di una persona che si è staccata dalla Matrix. Ovviamente è chiaro dove è posizionata, dov'è questa installazione aliena di cui parla Castaneda, dov'è, corrisponde all'area del linguaggio. Dice la signora Jill Bolte Taylor, si chiama, dice: l'area del linguaggio sono un gruppo di cellule della dimensione di un pisello, quindi le chiama cellule bisbetiche, e dice: non avete idea di come fosse dolce la mia vita quando quelle cellule bisbetiche se ne stavano zitte. Lei dice: ho avuto questo trauma, queste cellule si sono azzerate, dopo l'operazione le terapie hanno ricominciato a prendere vigore, ha cominciato a risentire il chiacchiericcio interiore, i testi di Castaneda. Il lavoro dello sciamano, dell'uomo di conoscenza, del guerriero, è arrestare il dialogo interiore. Torna. Cioè, se io danneggio l'organo del pensiero,
si annulla automaticamente il pensiero stesso. Se l'organo è ancora attivo è un po' più complicato, cioè bisogna fare qualcosa per arrestare il dialogo interiore che nel linguaggio castanediano equivale a fermare il mondo, fermare la matrix, sono sinonimi. Arrestare il dialogo interiore vuol dire bloccare la matrix, non sono più prigioniero Di questa della matrix che nei testi di Castaneda viene chiamato il tonal. C'è il libro L'isola del tonal, in cui viene spiegato che noi non siamo solo, non abitiamo nel tonal finché ragioniamo in termini tridimensionali, quindi si arriva a Flatland. Flatland. La quarta dimensione nei termini castanediani è il Nahual, il Nahual, in cui non valgono le regole del tonal, è un altro tempo, non esiste più il rapporto causa-effetto. I demoni, voladores, lì non ti beccano, è una zona franca, questi sono argomenti che troviamo nei Vangeli gnostici, e già si butta là qualcosa per il futuro incontro.